Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Continuiamo l'approfondimento dei vari elementi che abbiamo definiti essere i punti fondamentali nella pesca spinning in mare. Oggi ci dedichiamo alla conoscenza dell'attrezzatura da pesca. Partiamo con la canna ed il mulinello per poi procedere nei prossimi video ad approfondire con gli altri elementi. Capiremo come individuare la giusta combo da spinning in mare e come sfruttarla nelle nostre battute. Vi ricordo che in questo tutorial tratteremo in maniera veloce di argomenti che sul manuale, sulla guida che ho realizzato per la pesca spinning in mare trovate maggiormente approfonditi. Questa guida la trovate disponibile sullo shop Amazon, vi lascio tutti i link e i riferimenti in descrizione e vi ricordo inoltre che questo è l'unico modo per supportare il canale YouTube di Planet Spin e soprattutto questo progetto. Ora ci faremo aiutare da alcune immagini grafiche con una mappa concettuale per capire a che punto siamo, quali sono gli argomenti già trattati e quelli che affronteremo insieme in seguito. Identificare una giusta combinazione di canna mulinello, il combo canna mulinello, e districarsi in questo complicato mondo fatto di materiali, di modelli, di misure e prezzi differenti non è affatto semplice, ma la soluzione può essere alla portata di tutti. Partiremo da alcune indicazioni e considerazioni più generiche, valide un po' per tutti quindi, e poi man mano saremo in grado di scegliere autonomamente quello che fa il nostro caso specifico. L'equilibrio sarà la base della nostra scelta per qualsiasi predatore decideremo di insidiare. Cercheremo di riassumere brevemente un discorso molto ampio. La scelta dell'attrezzatura ha delle variabili davvero infinite, molte volte è dettata da gusti personali, ma a prescindere dall'estetica, dal prezzo che condiziona in modo soggettivo i nostri acquisti, dobbiamo cercare di tenere sempre presente i quattro fattori principali: la taglia, la specie del predatore che cerchiamo, lo spot e gli artificiali che utilizzeremo. In definitiva, una volta scelta la canna, potremo scegliere il mulinello da accoppiare. Tutto questo anche in virtù del bilanciamento ideale per agevolarci nelle azioni di pesca, non affaticandoci, e per facilitare lunghe sessioni dove si succedono anche ore e ore di continui lanci e recupero. Andiamo adesso ad analizzare meglio i fattori appena descritti. Partiamo dalla taglia e dalla specie del predatore. Questi primi due elementi ci aiuteranno a capire la potenza del nostro combo canna mulinello, meglio identificata come lure weight, ovvero il peso delle esche che potremo lanciare. Allo stesso tempo dovremo selezionare per il nostro scopo la corretta azione della canna e il relativo mulinello da abbinarvi. Dobbiamo sapere che ogni canna ha un'azione ben precisa. Definiamo l'azione della canna come la risposta con cui torna allo stato iniziale se sottoposta ad uno sforzo. Può anche essere definita come il suo comportamento alla flessione. Facciamo qualche esempio. Parlando della canna, per prede piccole o di medie dimensioni, intendo fino ai 3 kg di peso, potremmo arrivare ad un massimo di 15-30 grammi o un'oncia di potenza. Non occorrono mulinelli eccessivamente capienti né potenti, ma affidabili e precisi. Un altro esempio,
diciamo opposto è in caso di pesci importanti che possono superare i 10 kg, allora in questo caso possiamo spingerci fino a 40-50 grammi di lure weight. Qui la taglia del mulinello da abbinare alla nostra canna sarà importante perché dovrà garantirci riserva di filo e di potenza per contrastare adeguatamente le fughe dei pesci di grossa mole. Allo stesso tempo l'azione della canna in caso di predatori come ad esempio la spigola, che hanno un apparato boccale molto delicato e le cui fughe in caso di cattura non richiedono canne molto potenti, molto toste, ci orienteremo verso una parabolico progressiva, ovvero una canna che tende ad aumentare la sua piega soprattutto verso l'apicale, la parte più alta della canna, la parte più sottile. Per fare ancora un altro esempio, per pesci dotati di placca ossea molto dura, che una volta allamati reagiscono con fughe importanti, faccio un esempio come il pesce serra, l'ecciadamia o i tunnidi in genere, potremo adottare canne più reattive, più toste, magari realizzate con maggiore percentuale di carbonio nelle mescole del grezzo. Un altro elemento da considerare è lo spot, il posto di pesca. Questo ci può fornire indicazioni sulla lunghezza della canna da preferire. Potremo adottare per esempio una all round, una tuttofare di media lunghezza, circa 2 metri, 2,10 m, una 7 piedi, per coprire un po' tutte le postazioni di pesca, da quella nelle basse scogliere, alla spiaggia, alla foce, con mare calmo, o per esempio nella pesca dalla barca. Potremmo comunque arrivare a canne di 2,40 m, 2,70 m, 8 piedi circa, qualcosa in più, se siamo in pesca in scogliere o dai mole alti, oppure per la pesca nella spiaggia in foce, però in presenza di mare mosso. La taglia del mulinello da abbinare sarà ovviamente quella ideale per il bilanciamento. C'è da sapere però che per canne lunghe, se utilizziamo canne lunghe, queste ci penalizzano in qualche modo nella gestione delle esche, soprattutto nella fase della jerkata, se utilizziamo i classici Minnov jerk Minnov. Inoltre canne molto lunghe ci affaticano nelle sessioni di pesca molto prolungate, nelle sessioni di pesca lunghe, come pro invece a favore delle canne lunghe riescono ovviamente a farci lanciare più lontano con meno sforzo. Un altro elemento da considerare nella scelta della nostra canna e il nostro mulinello, il nostro sistema pescante in genere, è la tipologia di esche e la grandezza delle esche che useremo. Un capitolo dedicato a questo argomento lo troveremo in seguito, ma per completare un po' le informazioni, soprattutto quelle che sono riguardanti la canna, iniziamo a familiarizzare con esse. Definiamo in che modo la tipologia degli artificiali che utilizzeremo condiziona la scelta della nostra attrezzatura canna mulinello. Per dare qualche indicazione di massima anche al riassunto di questa prima parte, dobbiamo sapere che esche tecniche come ad esempio i jerk Minnov, i popper, i walking the dog o i casting jig
per essere gestiti al meglio necessitano comunque di continue correzioni che indicheremo come gercate o movimenti laterali con il polso della canna che imprimono all'artificiale delle variazioni durante la fase di recupero, per cui vanno molto meglio le canne corte, le canne più reattive, o solitamente le canne ad azione media o fast, azione veloce, o canne dure. Per altre esche, come ad esempio gli ondulanti metallici o i Minnov molto palettati, o generalmente artificiali che prediligono un recupero lento e lineare, possiamo adottare anche canne più lunghe ad azione parabolica. Un altro fattore da considerare è la taglia e il rapporto di recupero del mulinello. In merito alla taglia del mulinello sarà sempre relativa alla lunghezza e al peso della canna a cui lo abbineremo, ma è da valutare anche il rapporto di recupero. Facciamo anche in questo caso un esempio: per esche che necessitano di un recupero più veloce, come ad esempio gli skipping lure o i popper, magari pescando a pesci veloci come i serra o le lecceamia, è ideale un mulinello con un alto rapporto di recupero. Caso contrario invece, magari se vogliamo insidiare la spigola con piccoli Minnov snodati, esche siliconiche o magari jerk, sono consigliati i mulinelli con un basso rapporto di recupero, ma sempre di buona qualità. Meglio ancora se ad imbobinamento a spire incrociate. Questo serve per avvolgere in modo omogeneo il nostro trecciato, soprattutto per chi utilizza i trecciati, e ovviare a quelle fastidiose parrucche, ovvero quei grovigli di filo che possono succedere durante il lancio e il recupero nella nostra bobina del mulinello. Facciamo anche qualche precisazione, perché in caso di uscite mirate a pesci di piccola o di media taglia conviene non esagerare con la potenza della canna, perché ne pagheremo in sensibilità, rischiando di non sentire se l'esca lavora correttamente. Quindi durante l'azione di recupero vediamo che la canna è un po' sorda, si dice in gergo, e tantomeno durante l'azione di recupero potremmo perdere quella sensibilità nel percepire le tocche del pesce sempre durante la fase di recupero. I materiali costruttivi del grezzo ne regolano principalmente il peso e la sensibilità. Si tratta in genere di miscele di carbonio combinate ad altri elementi che donano alla canna la giusta sensibilità, la potenza e l'azione. Componenti aggiuntivi come ad esempio le anellature, la placca portamulinello, altri fregi che sono sulla canna sono allo stesso modo importanti e sono da considerare anche per una buona durata nel tempo. Tutti questi fattori influiscono sul peso complessivo della nostra canna. Passiamo adesso a dare qualche indicazione anche sul mulinello. A differenza di altri tipi di pesca, nella tecnica dello spinning, dove si ripetono infiniti lanci e recuperi, si mette a dura prova la nostra attrezzatura e soprattutto il mulinello, che è in qualche modo il cuore pulsante, il fulcro della nostra azione di pesca. Per questo, riuscendo ad avere un budget economico discreto, possiamo sicuramente pensare di investire maggiormente su questo componente. Il nostro mulinello sarà tipicamente a frizione anteriore e il suo corretto funzionamento nel tempo sarà frutto della cura, delle ore di utilizzo e soprattutto della qualità dei materiali. Possiamo orientarci verso molti marchi e modelli. La nostra scelta sarà effettuata in base a diversi fattori, tra cui sicuramente il corretto bilanciamento con la canna e la qualità dei componenti. Scegliere la taglia del nostro mulinello è di prioritaria importanza per non avere un'attrezzatura sbilanciata, perché questo ci creerà una perdita di sensibilità sulla percezione dei movimenti della nostra esca in fase di lancio e recupero e anche durante le fasi di combattimento una volta allamato il pesce.
possiamo farci un'idea del bilanciamento in modo manuale, in questo modo. Una volta montato il mulinello sotto la nostra canna, si può testare il bilanciamento mettendo un dito o un paio di dita della nostra mano nei pressi della placca portamulinello e vedere se la canna tende a portarsi in un lato o nell'altro. Se va troppo in un lato vuol dire che la canna è sbilanciata, se invece riesce ad essere allineata in modo orizzontale, noi possiamo dire di avere una canna equilibrata. Questo è un test che possiamo fare tranquillamente. Una volta imbobinato il filo sul nostro mulinello, lo mettiamo sotto la canna e facciamo questa prova. La possiamo fare anche direttamente in negozio, anzi è preferibile di farla in negozio prima di effettuare l'acquisto del nostro combo, se possiamo. Ovviamente per chi fa gli acquisti online bisogna farsi un po' di calcoli. La quantità dei cuscinetti a sfera presenti e dichiarati dalla casa produttrice del nostro mulinello, ovviamente, non deve essere un inganno, non deve trarci in inganno, perché è importante sia il numero, ma è soprattutto importante la qualità di questi componenti, che sono quelli che favoriscono la fluidità e la scorrevolezza del nostro mulinello. Una grande e capiente bobina ci favorisce nella distanza di lancio e ci permette una scorta di filo per le eventuali fughe, le sfuriate dei predatori una volta ingannati. Una manovella ergonomica ci garantisce e ci aiuta nei recuperi e soprattutto nel recupero della preda. L'archetto deve essere robusto e con i vari accorgimenti contro la chiusura accidentale, soprattutto nella fase di lancio, per evitare di farci perdere delle esche in caso l'archetto si chiude nel momento del lancio. Molto probabilmente spezzeremo il filo e quindi avremo perso la nostra esca artificiale. Sempre riguardo il mulinello, attrezzi lenti sono ideali per pesche pesanti o per predatori e presentazioni lente. In questo caso la meccanica interna è sottoposta a minor carico, quindi ruotare ci appare più fluido. Caso contrario, invece, per presentazioni veloci o per pesci molto reattivi o esche di superficie che prediligono il recupero molto più veloce, è consigliabile un mulinello con un rapporto di recupero più alto, quindi più veloce, perché ci aiuta facendo ruotare con meno velocità la manovella, ci garantisce la stessa velocità di recupero e anche la fluidità con minor sforzo. Solitamente le bobine del mulinello da spinning come queste, classico, a differenza di quelle casting, ovvero con i mulinelli a bobina rotante, sono più grandi a parità di rapporto di recupero e avvolgono e possono contenere più filo, per cui anche per questo si utilizzano maggiormente per le tecniche di pesca in mare, dove conta molto la distanza a discapito della precisione. Tuttavia possiamo utilizzare mulinelli casting, quindi a bobina rotante, magari nella pesca sotto costa, alla spigola o magari, meglio ancora, per la pesca in interno fiume. Una cosa importante e da non dimenticare è per avere un'attrezzatura, quindi una canna e mulinello sempre al meglio, è ricordarsi di risciacquarlo con acqua dolce, asciugarlo con un panno dopo ogni utilizzo. Possibilmente è ideale anche lubrificare con olio specifico le parti meccaniche che lo necessitano. Diciamo che con questo video abbiamo dato un'indicazione generica di quelle che sono le canne e i mulinelli da utilizzare per la pesca a spinning in mare. Altri dettagli e approfondimenti li trovate sempre sulla guida che ho realizzato e che trovate disponibile sullo shop Amazon. Vi lascio tutti i link in descrizione per un eventuale acquisto. Io ringrazio tutti voi per la visione di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per essere aggiornati con i prossimi inserimenti
Grazie a tutti per la visione e come sempre ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!